Oggi ti voglio parlare di una, se non la più grande, comica dell'epoca e tra i più grandi della storia. Sì, è Mabel Normand. Non la conosci? Beh, non ti preoccupare, c'è un motivo e per questo ti racconto di lei. Ciao, io sono Daddy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale tratto la comicità e la sua storia, focalizzandomi sulla comicità visuale. Sei pronto dunque a tuffarti nel mio mondo? Dai! La carriera di Mabel Normand rappresenta una delle più grandi lacune nella storia del cinema popolare, perché questa comica è incredibilmente divertente, che ha recitato in più di 177 cortometraggi e 23 lungometraggi, non è ricordata come uno dei grandi della commedia muta. All'epoca c'era una gerarchia maschile di lunga data nello slapstick. Charlie Chaplin e Buster Keaton in cima, il Lizard per la posizione sicuramente numero uno. Poi Laurel Hardy, Aaron Lloyd che scattavano alle loro calcagne. Poi ci sono Roscoe Arbuckle, Charlie Chase, Raymond Griffith, cercavano di farsi spazio nel mondo del cinema muto. Per anni i ranghi più alti sono stati rappresentati in questo modo, come un club per soli maschi, con solo spazio per i comici, non per le comiche. Nella sua Bibbia slapstick del 1975, The Silent Clown, Walter Kerr ha persino dichiarato: nessun comico femminile è mai diventato un clown del film muto veramente importante. Il motivo? Il motivo è che dovevano sottostare agli standard di bellezza richiesti alle donne nell'industria cinematografica. Cosa vuol dire? Comedienne da Mabel Normand fino a Marion Davies hanno lavorato con un handicap. Dovevano essere carine. Ci si aspettava che la ragazza funzionasse come una ragazza, indipendentemente dalle sciocchezze di cui poteva essere capace o dalle gag e dalla simbiosi con la telecamera. Era una percezione errata che finalmente è cambiata. 100 anni dopo, finalmente stiamo apprezzando il contributo delle donne nell'arte della commedia muta, comprese molte altre grandi comiche, oltre alla Normand e alla Davies, logicamente. Se torniamo indietro nel tempo, un gruppo di donne turbolente stavano girando commedie turbolente negli anni pre-hollywoodiani. Cunegonde e Rosalie in Francia, Florence Turner, Laura Bailey e le Tilly Girls in Gran Bretagna. Se anche tu hai creduto che le donne interpretassero solo ruoli drammatici nel film muto, dai un'occhiata a queste comiche. Erano a loro agio nel cadere, nel fare casino, come tutti i loro colleghi maschi. Mabel Normand è la donna che si è più avvicinata a rompere il muro dell'opinione maschilista e diventare celebre per il suo talento comico. Vale la pena dare un'occhiata alla sua carriera, sicuramente. È una
storia che inizia con grandi promesse e finisce nel mistero e nello scandalo. Il giorno esatto della nascita di Mabel è tuttora dubbio, secondo alcuni biografi il 16 novembre, mentre altri riportano il 19, altri ancora il 10, ma per me non è importante. Mabel Normand era più giovane dei 3 figli di Claude Normand, un pianista di origine francese, e di Mary Drury di origine irlandese. Secondo le note biografiche attribuite a Max Sennett, sì, l'amore della sua vita, la famiglia di Mabel era perennemente in movimento da un luogo all'altro, il che anche spiegherebbe l'incertezza dei dati anagrafici. Come diceva Sennett, Mabel era una lettrice accanita, eccelleva inoltre nel nuoto ed era una discreta pianista. Hai capito? Ancora adolescente trovò occupazione in una fabbrica di New York come tagliatrice, ma la precoce e vistosa bellezza le permise di diventare ben presto una modella per disegnatori e fotografi, a dispetto della statura piuttosto modesta, 1,55 m. Il cinema era agli albori e Mabel ne fu proprio attratta. Già nel 1910 la prima esperienza cinematografica, ma ben presto partecipò a un centinaio di cortometraggi. Lì conosce Max Sennett, destinato a diventare il re della commedia, oltre che l'uomo più importante nella vita di Mabel. Sennett era un predestinato per il cinema e quando nel giro di un paio d'anni passò a dirigere la neonata casa di produzione delle commedie comiche della Keystone, Mabel lo seguì come prima attrice. La Keystone poteva vantare una troupe di prim'ordine, veramente la crème della crème. Nel 1913 si aggregò al gruppo anche un giovane attore appena giunto dall'Inghilterra e ancora sconosciuto, ma in seguito la storia del cinema avrebbe avuto di che parlare. Questo personaggio era Charlie Chaplin. La bellezza e la bravura di Mabel Normand, che si fondeva allo spiccato senso del ridicolo, contribuirono al successo dei film da lei interpretati, creando tra lei e il pubblico un rapporto speciale e quasi magnetico che come pochi altri artisti ebbero la fortuna di provare. Sennett le affidò anche la direzione di diverse pellicole e Mabel, oltre che interprete, fu regista e sceneggiatrice. Sì, anche dei primi film di Chaplin. Insieme formarono una coppia formidabile, per quanto Chaplin l'apprezzasse più come partner che come regista. Chaplin ha avuto notevoli difficoltà iniziali ad adattarsi alle esigenze della recitazione cinematografica. Sembra quasi impossibile, vero? E invece è così. Dopo la sua prima apparizione nel film Making a Living, Sennett sentiva di aver commesso un errore piuttosto costoso. La maggior parte degli storici concorda che fu proprio Normand a convincerlo a dare a Chaplin un'altra possibilità. Mabel è stata determinante veramente nella carriera di Chaplin, dirigendo la sua prima apparizione come il piccolo vagabondo e persino lanciando la prima torta alla crema che gli è caduta in faccia. Che gli è arrivata in faccia. Quando Chaplin abbandonò la Keystone nel 1915, Mabel trovò in Ross Squarbuckle il nuovo partner con cui dividere la scena. I due già avevano recitato insieme 2 anni prima in alcuni cortometraggi di successo, e la loro felice collaborazione li portò all'apice della creatività. Fu proprio nel 1915 che Mabel e Sennett giunsero molto vicini a coronare la loro relazione con il matrimonio, ma l'estenuante impegno nel lavoro e probabilmente anche le amicizie femminili di Sennett, che comunque coltivava, contribuirono all'irreparabile allontanamento della celebre coppia. Nel 1918, dopo aver girato il suo film più importante, Mabel si staccò da Sennett anche professionalmente, firmando un contratto quinquennale con Samuel Goldwyn, impegno che prevedeva la realizzazione di 18 film. Mickey rimane la sua opera d'arte
La Norma interpreta un personaggio che è senza dubbio veramente divertente. Guardalo, è uno spasso, è stato il più grande successo dell'anno e la Norma lo considerava il suo miglior lavoro. Mabel non aveva una formazione teatrale, di conseguenza era veramente naturale e anche incosciente davanti alla telecamera, sciolta e altrettanto a suo agio, sia come ragazza glamour in abiti esigenti, sia come un maschiaccio in salopetti. La sua comicità potrebbe essere tanto fisica quanto quella dei suoi colleghi maschi e anche audace. Proprio come loro, correva, saltava, sparava con le pistole. Volava sugli aeroplani e cavalcava i cavalli in stile slapstick. Un genio. La carriera della regina della commedia si stava avviando però verso il declino. Complici la dissolutezza e l'uso di droga. Si dice che stasse assumendo oppiacei per far fronte alle lesioni che subì nel set, il che potrebbe anche spiegare il suo comportamento sempre più irregolare e strano negli anni '20. Mabel entrò in crisi e non riuscì a mantenere fede agli accordi presi, tanto che Sennett trattò con Goldwyn il ritorno dell'attrice alla Keystone. Sennett, Per Mabel si susseguirono numerosi flirt con amanti piuttosto occasionali. Nel 1922 intrattenne una relazione col direttore della Paramount Pictures, William Desmond Taylor, un affascinante manager della reputazione di incallito donnaiolo. Nel pomeriggio inoltrato del 1 febbraio del 1922, intorno alle 19, Mabel entrò nel bungalow dove Taylor alloggiava, uscendone dopo circa 3/4 d'ora. Poco prima delle 20, Taylor fu rinvenuto cadavere, con il petto squarciato da un proiettile. Furono interrogati diversi sospetti, oltre ad alcune amanti di Taylor. Anche Mabel fu indiziata quale amante gelosa e anche Sennett per via della rivalità. L'evento ebbe un'enorme ricaduta sull'opinione pubblica. E nel 1923 la Norma fu coinvolta in un altro fatto di cronaca. Il suo autista personale sparò a un miliardario nel corso di una festa di Capodanno. L'ennesimo scandalo diede il colpo di grazia alla reputazione di Mabel, in cui i film logicamente iniziarono a essere boicottati. L'attrice trascorse anni nel declino, afflitta da problemi di salute, ma la sua arte usciva sempre quando si esibiva. Era capace di raggiungere delle grandi altezze comiche. Nel corso del 26 si sposò con l'attore Lou Cody, ma le sue condizioni peggiorarono rapidamente. Nell'autunno del 29 la tubercolosi la costrinse al ricovero in un sanatorio, dove 6 mesi più tardi morì prematuramente all'età di 37 anni. La storia di Mabel Normand ha una fine triste, ma era solo una delle tante comiche di talento che lavoravano nella silenziosa Hollywood. Queste donne pioniere potrebbero essere altrettanto rozze o magari cerebrali o addirittura sentimentali come i colleghi maschi, come i comici maschi, e hanno fatto ridere la gente per generazioni. Il loro riconoscimento potrebbe essere in ritardo, ma la loro comicità non è mai stata obsoleta, non sarà mai fuori moda. È solo che ora stiamo finalmente prendendo sul serio le donne divertenti ed è giusto che la madrina della comicità sia rivalutata, sia osannata per quello che ha dato e per quello che darà sicuramente ancora. Sì, perché ogni volta potremo farla rivivere guardando un suo film.
Spero che ti sia piaciuto l'argomento e che ti abbia coinvolto. Ho saputo che questa serie sulla storia della comicità è seguita dal 66% di donne. Mi ha piacevolmente sorpreso. Mi piacerebbe sentire la tua opinione e farmi sapere di quanto siamo fieri di aver avuto predecessori così. Iscriviti al canale e ti aspetto presto al prossimo video. Ciao!